Era il 2017. Quell'anno ascoltai per la prima volta questa canzone. Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. La canzone effettivamente è del 2014, ma ricordo quando l'ascoltai per la prima volta perché la associai ad una foto uscita in quel periodo. Dal 2011 in Siria c'è una guerra civile sanguinosa che non risparmia nessuno. Nel 2017, durante uno dei tanti attacchi nella città di Aleppo, viene colpito un palazzo nel quale cortile stanno giocando dei bambini. Quando il palazzo crolla, ad uno, quei bambini vengono estratti dalle macerie e vengono portati dai medici che li cureranno. Uno di questi, sicuramente ce l'avete in mente già, mentre aspetta, viene fotografato da un volontario e quella foto farà il giro del mondo. Il bambino è piccolo, è sporco di detriti e sangue rappreso, tanto da creare un forte contrasto con la poltrona arancione dell'ambulanza. Ha una faccia tra lo scioccato e il rassegnato. Probabilmente non è la prima volta che assiste ad un'esplosione vicino a dove gioca, ma molto probabilmente è la prima in cui viene travolto, sia lui che i fratelli che gli amici. Grazie a quella foto il mondo finalmente si accorge di quella guerra, si accorge delle brutalità che avvengono quotidianamente in Siria. Ci accorgiamo che il mondo interconnesso non permette più di pensarsi lontani. I am not invisible, I am here. Non ci sono più posti così lontani da poter dire quello che succede lì non mi riguarda. Forse quello che succede nel punto più lontano del mondo non lo capisco, ma mi riguarda e riguarderà sempre di più le mie figlie e le generazioni che le succederanno. I am more than you know, I am more than you see here. La canzone racconta però di altro. La canzone racconta degli inizi del gruppo, dei loro primi tour e del rapporto tra Bono e la moglie. Racconta di quel periodo in cui il lavoro per diventare qualcuno superava, in termini di tempo e di energie, la possibilità di dedicarsi ad altro come la famiglia. Racconta di una persona che in quel momento, quando si deve affidare a chi dice di avere più esperienza, deve sopportare l'ostilità di chi lo vede come l'ennesimo signor nessuno che prova ad emergere. Racconta di quel periodo in cui gli unici che credevano che gli U2 avrebbero potuto sfondare erano loro stessi, e si scoprirà dopo anche il manager dell'epoca, il secondo Paul McGuinness. Insomma, una canzone intima, fuoriuscita dall'animo di un giovane innocente che cerca solo di fare quello che gli riesce meglio: giocare. Giocare con la musica, nel caso di Bono. Giocare e dare il meglio di sé perché il gioco funzioni per lui e per quelli che giocano con lui. E anche se non lo vede nessuno, lui continua a farlo, anche se le persone attorno a lui gli dicono «ma lascia perdere». Sì, è vero che la soddisfazione potrebbe essere tanta, ma il rischio di finir male è sicuramente più alto. Ma lui continua. La canzone spiega di come si deve andare avanti nonostante tutto e fare quello che si è più bravi a fare. Lui a cantare, quel bambino di Aleppo invece a giocare. Non ci sono loro. Ci sei solo tu, ci sono solo io. There is no them. Stay, ogni domenica alle 13